Amici di Battista 70 Phone, oggi vi presentiamo Vivo X300 Pro. Nella versione italiana, che non è questa, lo trovate a 1.399 euro per la 16512. Lo stesso taglio di memoria su Trade-in Shenzhen costa 847 e 16 un tero con la Photographer Edition, che è quella che abbiamo acquistato noi, costa 1.147. Quindi diciamo che le valutazioni cambiano un po' anche a seconda della versione che andrete poi ad acquistare. Nella versione italiana diciamo che 1.399 euro va a mettersi in competizione diretta con telefoni come iPhone 17 Pro Max, Samsung S25 Ultra, Pixel 10 Pro XL, quindi diciamo che la competizione è molto serrata. Un po' il problema è la percezione del marchio Vivo in Italia, non è così ben conosciuta e diciamo di valore come può essere in Asia, per cui diciamo che è un prezzo molto ambizioso. Altra differenza col il modello asiatico è una batteria da ben 6.510 mAh e invece quello europeo parliamo di 5.440 mAh, quindi anche qui c'è una bella differenza di cui poi vi parlerò diciamo nella sezione apposita. Adesso comunque voglio farvi vedere cosa c'è contenuto in questa bella confezione. Eccoci qua, non con qualche difficoltà vi farò vedere cosa è compreso nella confezione. Vedete 13 Shenzhen e qui c'è anche un voucher di 10 euro. Andiamo ora ad aprirla facendo attenzione a non far volare di tutto. Questa è la confezione, per comodità ve l'ho già aperta, come vedete c'è una bella cover, manualistica Vivo, la spillettina, il cavo e anche l'alimentatore, cosa che non è compresa nella confezione italiana. Quindi come vedete abbiamo una dotazione che è già pronti via, è già pronta all'uso e inoltre poi sul telefono è già preapplicata una pellicola protettiva. Nel piano inferiore della confezione cosa abbiamo? Eccolo qua, abbiamo il suo bel kit fotografico che è assolutamente di ottimo livello. Questa è la confezione, come vi dicevo, Photographer Edition, è composto da un grip con batteria integrata, attacco a baionetta e una lente tele aggiuntiva, che potete vedere qui, con cui potete fare vari scatti. E poi la cosa bella è che potete applicarla su tutte le telecamere, non solo su una telecamera, ma è possibile applicarla su tutte le telecamere, quindi diventa veramente molto funzionale. In Italia questi accessori costano 179 più 349, mentre come avete visto nel bundle import nelle 1147 euro sono inclusi nel prezzo, e devo dire che è veramente tanta roba per chi ha voglia di divertirsi con la fotografia. Diciamo che qui insomma ce n'è per divertirsi. A livello costruttivo devo dire che è assemblato veramente molto bene, un po' pesante, 226 grammi, e diciamo che l'ampio oblò fotografico posteriore quando si appoggia sul tavolo non è il massimo della comodità perché balla un po', però vabbè, è uno scotto da pagare per avere un camera phone di questo tipo di livello. Vi dicevo, abbiamo vetro Armor Glass davanti, frame in alluminio e retrosatinato con certificazioni IP68 e 69, quindi resistente anche a getti ad alta pressione. Display completamente piatto con cornici sottili e un'ottima presa laterale. Devo dire che è veramente molto bello, ben costruito, da un ottimo senso di solidità. Insomma, è veramente un bello smartphone. Il display è di tipo LTPO AMOLED da 6 pollici e 78, come vi ho detto è piatto, la cosa non mi dispiace assolutamente, densità molto alta, 452 ppi, abbiamo una luminosità di picco dichiarata di 4500 nit, supporta il HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision e immagini Ultra HDR. Abbiamo anche un refresh dinamico da 1 a 120 Hz. Devo dire che è un display veramente ottimo, resta leggibile anche sotto il sole diretto, il pannello è veramente molto definito e abbiamo anche un always on molto funzionale che sfrutta la natura LTPO con ottima efficienza. I sensori di luminosità e prossimità funzionano in modo affidabile e la superficie piatta evita tocchi involontari. Devo dire un display veramente di ottima qualità. Il processore è il nuovo MediaTek Dimensity 9005 3 nanometri, devo dire che è veramente ottimo, l'abbiamo già sperimentato anche su altri dispositivi e rende davvero bene. La nostra unità è un 16 GB di RAM più 1 tera
di memoria interna UFS 4.1. Ribadisco, quella italiana è 16512, ma la reattività comunque è eccellente in entrambi i casi. Il telefono è sempre fluido anche quando facciamo editing foto, video e giochi pesanti o meno. La dissipazione limita gli eccessi termici, anche se sotto stress prolungato c'è qualche leggero riscaldamento, ma niente di preoccupante. Ricezione stabile, il telefono supporta 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, l'IRDA. Nella variante asiatica manca però la eSIM, invece la versione europea la supporta. Comunque devo dire che è una connettività veramente completa e ribadisco, funziona bene, e comunque soprattutto in questa versione anche l'autonomia è ottima, perché vi ho detto abbiamo una batteria da oltre 6500 mAh. Il X300 Pro è dotato di speaker stereo, uno in basso e uno nel frame superiore. Il volume è alto, le voci sono chiare e i medi puliti, mentre i bassi sono un pochettino meno presenti. Via Bluetooth abbiamo supporto aptX HD e LHDC5, che permette uno streaming di qualità con cuffie adeguate. In chiamata la capsula è forte e nitida, i microfoni filtrano bene il rumore, il viva voce è affidabile. Diciamo che non è lo smartphone con il migliore audio in assoluto, però si fa sentire. Andiamo ora ad ascoltare. Parliamo ora della batteria, e qui si apre il divario più grande tra le due versioni. Quella asiatica offre una batteria da 6510 mAh, mentre l'europea 5440. Noi con quella asiatica abbiamo coperto la serata dalle 7 alle 21 in maniera molto tranquilla, con tante foto, video, spot 5G. Siamo un po' scettici sulla variante europea, potrebbe chiudere la giornata ma non con la stessa tranquillità. Inoltre qui abbiamo anche il modello import, include il caricatore in confezione, quello europeo no. Comunque le ricariche supportate sono 90 watt cablata, 40 watt wireless, e poi abbiamo reverse wired e wired. A livello software c'è una novità: adesso anche i modelli globali avranno Origin OS 6 invece che la Fantouch OS, e devo dire che l'interfaccia è un po' più elegante, fluida e coerente, con icone ridisegnate, transizioni morbide, lock screen dinamica e un control center moderno. La base è Android 16 con 5 anni di major updates e 7 anni di patch. In questa versione, una volta installato l'installazione del Play Store, è veramente molto rapida, e dopodiché funziona veramente tutto. Ci sono alcune app cinesi facilmente removibili, le funzioni AI proprietarie non sono pienamente localizzate, mentre tutte le soluzioni Google, incluse Gemini e servizi cloud, operano perfettamente. Come potete vedere qui sopra abbiamo tutta la suite di Gemini. Diciamo che anche le notifiche, dopo una veloce configurazione delle risparmie energetiche, arrivano senza problemi, e questo è uno dei più grossi problemi che abbiamo sempre riscontrato sulle versioni asiatiche. Qui comunque 5 minuti ed è tutto sistemato. E siamo finalmente giunti al cuore di questo smartphone, la fotocamera. Abbiamo una principale da 50 megapixel Sony Lit 828, stabilizzata ovviamente, teleperiscopico Zeiss 200 megapixel, stabilizzato anche lui, con zoom ottico 3,7x e messa a fuoco ravvicinata sotto i 14 cm. Ultra wide 50 megapixel Sony JN1 con autofocus, e una selfie 50 megapixel JN1, anch'essa con autofocus. La qualità è veramente da riferimento. La principale offre una gamma dinamica eccellente, buon bilanciamento del colore e ritratti naturali, sia di giorno che di notte. Il tele da 200 megapixel è uno dei migliori mai visti su smartphone, sia per i ritratti sia per macro e telespinto, e anch'esso rende abbastanza bene di notte. Ultra wide garantisce coerenza cromatica e macro vicine, diciamo che è quella un pochettino più debole in notturna. Abbiamo poi video 4K, 30, 60 fps su tutte le lenti. Insomma, hanno comunque una stabilizzazione efficace e una resa molto convincente. Di notte rimane un pochettino sotto la qualità fotografica, ma non se la cava assolutamente niente. In conclusione, è veramente un ottimo smartphone, però troviamo che il prezzo italiano sia abbastanza impegnativo anche per la percezione del marchio.
rispetto a marchi più blasonati e conosciuti come possono essere Samsung, Apple, Google, oppure la stessa Oppo e OnePlus, che sono brand già più radicati e con sistemi più completi. Qui parliamo di 1399 euro ed è un prezzo impegnativo. La storia cambia se andiamo a prendere la versione asiatica. La stessa versione con batteria però da 6500 mAh, la 16512 costa 847. Se volete invece quella che abbiamo acquistato noi, 1147 con 1 tera di memoria interna e tutto il kit completo. Quindi capite bene insomma che il prezzo in questo caso fa la differenza. Che, sinceramente 1399 euro, a meno che di bundle particolari o di offerte particolari, lo vedo un pochettino impegnativo, mentre invece 847 è un prezzo pienamente abbordabile, 1147 per avere comunque 1 tera di memoria interna e il kit fotografico, secondo me è un prezzo anch'esso davvero molto interessante. Però vabbè, vedremo un attimino come se la caveranno con le vendite. Con questo ho concluso, un saluto da Loris e da Lucio per Battista 70 Phone.